Kukirin T3, un monopattino che quando ho visto per la prima volta, quando è stato presentato, mi sono subito chiesto ma perché? Ed è stata la prima volta che un nuovo prodotto Kukirin al momento del lancio mi abbia fatto pensare una cosa del genere, semplicemente per quale motivo? Forse in primis perché sono troppo vecchio per questo genere di monopattino e in secundis perché leggendo le caratteristiche tecniche mi è sembrata una fotocopia di un altro monopattino della casa cinese più famosa ormai nel settore dei monopattini commerciali, che è proprio Kukirin, una sottospecie di ricarrozzaggio. E in effetti, andando a leggere la scheda tecnica di questo T3, un monopattino che Kukirin definisce cibernetico, futuristico, perché ha un design che è stato progettato apposta, molto spigoloso, molto futuristico, con una serie di luci fin troppo invadenti e pacchiane. Sono esattamente identiche a quelle del loro monopattino in assoluto più venduto, che è il loro entry level della gamma G, il G2. Sul T3, a differenza del G2, abbiamo un corpo più compatto, 25 kg, un monopattino abbastanza leggero, non di dimensioni importanti, esteticamente curato nel dettaglio, come ovviamente Kukirin ci ha sempre abituati ad avere questa ricerca proprio del design. Caratteristiche abbastanza basilari, che sono classici freni a disco meccanici anteriori e posteriori, un motore nel mozzo posteriore da 800 watt e adesso arriviamo anche a questo, è una velocità massima dichiarata da Kukirin di 45 km all'ora da sbloccato e da 25 km all'ora da bloccato. Abbiamo tutta una serie di luci con anche degli angel eyes proiettati a terra con i loghi Kukirin molto carini, più tutta una serie di piattaforme di luci da discoteca settabili dal menu, attivabili per fortuna su richiesta, seppure siano estremamente pacchiane, rendono comunque molto visibile questo T3 al buio. La cosa che è molto buona è questa luce faro anteriore regolabile, perché al buio illumina decisamente molto bene. Però ahimè non ci sono solo pregi in questo T3. Vi ripeto, un monopattino molto compatto, bello di design, si vede che è un modello nuovo. La tecnologia utilizzata è sicuramente superiore a quella di modelli precedenti. Ha una dimensione della pedana che non è né piccola né grande, è una discreta pedana. Io sono molto grosso, sono 1,80 m per 107 kg. Le sospensioni sembrano buone, molto buone, tra l'altro anche confortevoli nel
utilizzo stradale. Per il resto abbiamo le classiche sospensioni anteriori-posteriori, mi paiono regolabili. Monopattino fatto veramente bene perché Kukirin sui design difficilmente sbaglia. Ma ciò che voglio scoprire con voi in questo video è: vale la pena spendere più soldi per il T3 quando a parità di caratteristiche tecniche abbiamo praticamente un G2 nella batteria, nel motore? Nelle prestazioni saranno uguali a quelle del G2? Non lo so, lo andiamo a scoprire. Io qualcosa penso di avere già intravisto nelle mie prove e anche nei feedback che ho visto in rete. O preferireste il G2 con il faro come quello del G4 anteriore con le frecce ben visibili, non è regolabile ma è quell'imitazione carbonio come quella del G4, un faro posteriore con anche le frecce visibili, cosa che ahimè, seppure nel T3 le frecce siano state progettate bene anche con il cicalino, pip pip pip, guardate qua, queste frecce non le vedrà mai nessuno. In questo momento sono accese, sono anche belle come effetto scenico, perché sono quelle che hanno questo effetto tipo a cascata, ma insomma diciamo che questa posizione è estremamente infelice. Come fa qualcuno a vedere queste frecce dal lato anteriore o dal lato posteriore dello scooter, che è il lato dal quale gli automobilisti devono vederti, dal dietro e dal davanti? Non penso che qualcuno avrà mai bisogno di guardare le tue frecce dal fianco. Quindi questa è una delle cose che, seppure l'idea di mettere anche il cicalino, vi ripeto, sia perfetta perché in modo da non dimenticartele, sul lato pratico questa è una follia, detto sinceramente, perché quelle 4 frecce sono totalmente inutili. Sul punto di vista del design è soggettivo, sicuramente è un monopattino destinato ad un pubblico giovane, un pubblico che non cerca sicuramente un mostro nelle prestazioni, ma che cerca più che altro un monopattino ben fatto, perché sicuramente il T3 è molto ben costruito, affidabile perché Kukirin rimane comunque probabilmente il marchio più importante in questa categoria di monopattini commerciali, il più famoso, e che magari voglia davvero avere quel plus dato da tutta questa serie di illuminazione aggiuntiva che è la chiave principale di questo monopattino, secondo me, perché io non vedo delle caratteristiche così importanti che lo possano differenziare in modo significativo da altri modelli della stessa casa piazzati allo stesso prezzo, se non questa questione di avere queste luci. Fattore legalità, andiamo a scoprirlo insieme. Abbiamo un'etichetta di produzione dove c'è il numero di telaio del monopattino per le assicurazioni con velocità massima 25 km/h, che è la velocità massima che è di legge praticamente in tutta Europa tranne che in Italia, dove è 20, anche in Germania, non ricordo se anche in Francia, ma non ricordo proprio, ahimè. Se noi andiamo a guardare questa etichetta, c'è una mancanza, perlomeno su questo batch di produzione. C'è dichiarata velocità massima 25, che diciamoci la verità in Italia è tollerata, ma non viene indicata la potenza del motore, non viene indicata nemmeno sul motore. Questo cosa comporta? È una mancanza amministrativa che, ahimè, questo scooter lo rende borderline legale in Italia, anche usato da bloccato, detto sinceramente, perché in assenza di queste informazioni riportate fisicamente sul monopattino, gli ufficiali di polizia sono autorizzati a controllare in rete, e in rete questo monopattino è dichiarato da 800 watt da Kukirin. Quindi, per quanto alcuni influencer patinati, pettinati e prezzolati possano dirvi un sacco di supercazzole sulla legalità dei monopattini che gli danno da sponsorizzare, per quanto mi riguarda, dal punto di vista legale, questo monopattino non è legale in Italia, seppure possa essere tollerato. Io non so, dovete informarvi al massimo se sui batch di produzione più recenti, io ce l'ho da molto questo monopattino, sia stata integrata l'informazione del 500 watt.
Vi ripeto, sono problemi pressoché italiani. Qua in Slovacchia da me la velocità sì è 25 km all'ora, ma il limite di potenza è 4000 watt, quindi capite? Per quello che vi dico, è borderline questa cosa. È un monopattino estremo col quale vi arrestano? Non credo proprio, ma attenzione. Come aggiornamento dal G2 abbiamo il blocco chiave con queste chiavi simpaticissime che ci permette di bloccare il monopattino per non farcelo rubare. Tasto di accensione, ovviamente abbiamo le frecce. Abbiamo il tasto Mode che permette la camminata urbana, quella che vedete adesso lampeggiare qui, insieme ai fari. Cosa fa il monopattino? Lampeggiano fari e frecce che sono invisibili, in più emette un'indicazione acustica che permette ai paesi i quali tollerano la presenza dei monopattini sulle aree pedonali alla velocità di 6 km all'ora di andare a 6 km all'ora nell'area pedonale. Io non so in Italia adesso se questo sia legale. Poi abbiamo 3 velocità, 1, 2 e 3. Come nel nuovo stile Kukirin non c'è un menu dove configurare i parametri, si fa tutto dal tasto di accensione. Una singola pressione del tasto Power, accendiamo e spegniamo le luci. Doppia pressione, passiamo dal contachilometri parziale al contachilometri totale, trip odo. Bloccaggio e sbloccaggio della velocità del monopattino. Tiriamo la leva del freno e 6 volte il tasto Power. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lampeggia. Adesso monopattino è sbloccato. Per ribloccarlo, stessa identica procedura. Altre funzioni col tasto M. Quadrupla pressione, 4 pressioni, come vedete attiviamo il cruise control, il controllo della velocità che ci manterrà costante senza tenere l'acceleratore, la velocità impostata dopo 5 o 7 secondi di tenuta dell'acceleratore, poi andrà da solo. Per spegnerlo basta ovviamente toccare i freni e si disattiverà, e per toglierlo definitivamente altre 4 volte il tasto M. Sempre col tasto M, premendolo 3 volte velocemente, attiviamo le miglia invece dei chilometri. E premendo 5 volte velocemente il tasto M, disattiviamo lo zero start, che è la partenza da fermo del monopattino. Vedete, siamo a velocità 3, così non va, dobbiamo dargli una spinta noi manualmente, e quando il monopattino va oltre i 5 km all'ora attacca il motore. Per farlo partire subito, 5 clic, tasto M veloci, e vedete, questo è il simbolo dello zero start attivato. Ora basta con tutte queste cose noiose, andiamo a provarlo su strada e vediamo cosa è in grado di fare un Kukirin T3 con una bestia come me di 1,81 m per oltre 105 kg. 6 volte il tasto Power col freno tirato. Ok, siamo in modalità pseudo legale. Andiamo a vedere, siamo in salita, lo spunto è ottimo. Avete visto come si impenna già in salita? Via. Sono a velocità 3 al massimo, arrivo a 25 all'ora in un attimo. Per me questo manubrio è un po' bassino, sono altino, comunque è solo una questione di abitudine. Vediamo una curva veloce e vediamo i rapporti di velocità. Ammortizzazione molto confortevole, sono molto morbide, hanno anche quasi un leggero rimbalzo. Una cosa che ho visto che non mi piace, ad esempio, è che se io voglio rallentare dalla velocità 3 e schiaccio questo, mi butta in pedonale mentre sto andando. Dovrebbe andare direttamente in 1, mentre sto andando non voglio andare in pedonale. Velocità 1 da bloccato sono 10 km all'ora, velocità 2 20 forse, sì, velocità 3 25. Si sente che il motore non esprime assolutamente tutta la sua potenza. Ora fermiamoci, lo sblocchiamo con freno tirato e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, adesso stesso discorso, modalità pedonale,
Vedi, è questa. Adesso stanno lampeggiando frecce e fari. Non mi serve. E non mi piace che passando, vi ripeto, dalla modalità massima alla modalità in marcia, voglio metterla a 1, devo passare per forza per il pedonale, non ha senso. Quindi velocità 1 a 14 all'ora, poi vedremo con magari col GPS, facciamo un test, anche se questo è un monopattino ad alte prestazioni. Velocità 2, il tachimetro è a 30 se non erro. Andiamo direttamente a 3. Lo spunto è più che discreto comunque per un monopattino di questa fascia. Pedana comoda, poggiapiede è comodo, sospensioni sono molto ballonzolose, molto turistiche, non sono fatte sicuramente per andare a fare off-road estremi, ma sono estremamente confortevoli sicuramente nell'uso quotidiano. C'è molto vento, sono a velocità 3 sbloccato, manubrio anch'esso è un po' strettino, non so in millimetri, sarà un 6,40, 6,60, se lo sapete scrivetemelo voi nei commenti, ma mi sembra molto strettino. È estremamente comodo sulle buche, anche se ha questo effetto poi come se continuassi un po' a rimbalzare, ma l'assorbimento è pazzesco. Vediamo in salita, questo è il salitone a Avevola rincorsa, qua è un 800 watt, fa fatica. Questo non particolarmente, è una bella coppia, sono arrivato su senza problemi, ma ricordatevi, corri in corsa. Facciamo questo pezzettino. Sì, tralasciando che qua sarà pieno di fango adesso, cosa che non voglio fare, è sporcarmi tutto, ma queste sospensioni sono molto comode, molto valide. Io ricordo quando avevo provato un G2 da un amico che ha il G2 2005, che non fossero assolutamente così comode. Sono un po' sballonzolose, vi ripeto, hanno la tendenza a rimandarvi in rimbalzo per un paio di secondi dopo. Però l'assorbimento è... Ciao! Ciao! L'assorbimento è incredibilmente di un confortevole... Non dovrebbe esserci e-brake, freno elettronico? No, non c'è. I freni in questo caso sono pressoché ancora nuovi, non rodati ancora. Io l'ho guidato, ma non è che ci abbia fatto chissà quanta strada fino ad ora, e la frenata per ora, adesso provo durante questo test a cercare di limarli un po', ma la frenata non mi sembra un granché, detto sinceramente. Proviamo ancora un po' di frenate. Ricordatevi che comunque è tutto relativo, Il mio peso è un peso da vitello. Andiamo a provare una velocità massima. È molto agile comunque, molto agile. A me questi freni proprio mi sembrano insufficienti per il mio peso. Sono freni meccanici, ma c'è freno meccanico e freno meccanico, Agile lo è, molto agile, divertente. Vediamo una velocità massima, se riusciamo a toccarla. Io vedo 40, 39, pare che col mio peso di più non voglia andare.
40. Vedremo il GPS. Continuiamo, vediamo dietro se c'è qualcuno. Frenata di emergenza e insomma i freni ormai sono limati. Non una gran frenata, Molto buona la spinta che ha all'inizio, perché se ci fate caso, per un monopattinino di questa potenza, vi ripeto, mamma mia, no, questi freni a me proprio facile sistemarlo, secondo me, anche mettendo su una pastiglia una pinza semi idraulica, o magari anche semplicemente pastiglie di qualità migliore, dovrebbe risolversi la situazione. Ma ovviamente, vi ripeto, il mio peso è notevole, quindi queste criticità vengono a galla ancora prima. A me sembra comunque molto vispo come monopattinino, questo. Facciamo anche un salto dal marciapiede. Mamma mia, che sospensione, vediamo. Oppala! Sono eccelse queste sospensioni. Facciamo un'altra prova di velocità massima, che qua dovrebbe esserci meno vento rispetto a prima. Io vedo sempre 40, più di 40 di tachimetro. Non riesco a farlo andare. Il G2 con me aveva fatto qualcosina di più, ma parliamo di differenze proprio minime. No, è al massimo. Vediamo. Pian piano si stanno ammorbidendo i freni. Inizia a frenare un po' meglio, dai. Molto agile sulla curva. Non sono ancora nella condizione di mettermi a fare stronzate, però mi sembra che veramente la tenuta di strada sia notevole. Anche la maneggevolezza data dal peso di soli 25 kg e dimensioni molto compatte. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che non sarà un campione di autonomia. La batteria è da 15,6 ampere, 48 volt, e Kukirin dichiara 50 erotti chilometri, ma ovviamente la dichiarazione che vengono fatte dai brand vengono intese come dichiarazioni di percorrenza massima con il monopattino bloccato a velocità o minima o media, penso media in questo caso, e senza mai fermarsi e accelerare, deve essere su un percorso dove vai sempre. Io credo che con il mio peso non supererò i 30 km, con pesi inferiori, andando pianino, allora sì, ci si può avvicinare molto ai 50 km che vengono dati da Kukirin. Come monopattino non è pericoloso, non ha prestazioni folli. La frenata sto vedendo che pian piano, vediamo, sta migliorando, cosa che mi fa molto piacere, anche se comunque non lo reputo un grande campione di frenata. Ci sono monopattini che ho provato con freni meccanici che frenano decisamente meglio di questo T3. Ed è un monopattino sicuramente che dà molto nell'occhio, un design molto bello. Sicuramente i giovani apprezzano molto questo T3, anche perché sta avendo un enorme successo nelle vendite per Kukirin. Per un pubblico più maturo, quale ahimè per motivi anche soprattutto anagrafici sono io, diciamo che non è un monopattino che valuterei. Io no, ma se avessi forse
30 anni, 25 anni di meno, probabilmente sì. I punti di forza sono sicuramente l'aspetto estetico, molto accattivante, con queste luci un po' da giostra, da Luna Park, che possono piacere o non piacere, ma lo rendono unico. Le linee sono belle, non c'è niente da dire, la potenza del motore è quella che è. Secondo me questo va meno del G2 e mi sembra strano, perché se non sbaglio è anche più leggero, ma mi pare che vada meno. E anche la frenata, detto sinceramente, non è all'altezza. Vi ripeto, io ho un certo peso, pesassi 70 kg, sicuramente questo impianto frenante andrebbe bene. Con il mio peso è insufficiente. Un pregio notevole, che è un miglioramento che lo differenzia da molti altri modelli di Kazakh Kirin, sono sicuramente queste sospensioni, per molti magari un po' bouncy, un po' ballonzolanti, ma con un comfort veramente molto alto. Poi vi ripeto, i pregi sono tanti, così anche come i difetti che si possono trovare. Deve piacere. È un tipo di monopattino che punta tantissimo sull'aspetto estetico, secondo me, più che sull'aspetto tecnico. Rivolto a un pubblico giovane che vuole distinguersi un po' con apparenza, dai, con quel senso di apparenza che ti differenzia un po' dall'omologazione della massa. Io vi ricordo che per chi fosse interessato al Q-Kirin T3, in descrizione vi ho messo un link di una promozione con anche uno sconto del quale potete usufruire se siete interessati a portarvelo a casa. Io penso di avervi detto tutto, vi ringrazio, vi abbraccio, statemi bene e ci vediamo al prossimo video.